Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana. Da sempre l'agricoltura è vittima dei capricci del clima, questo è sempre stato dagli albori nei quali l'umanità ha cominciato ad addomesticare i vegetali. Siccità, troppo caldo, troppo freddo, brinate tardive o precoci, tempeste, uragani. Il problema è che negli ultimi 100 anni l'agricoltura è diventata anche fonte di quei gas a effetto serra che vanno ad alterare il clima e ad aumentare questi fenomeni. Quindi oggi l'agricoltura si trova veramente presa tra due fuochi, o meglio, da un lato è parte della soluzione, perché se riduce l'uso di combustibili fossili e nel caso della frazione agroalimentare dell'allevamento bovino riduce anche la produzione di carne rossa, che è fonte di metano, un altro importante gas a effetto serra, può rappresentare una parte della soluzione del problema, o meglio della limitazione dell'aumento della temperatura globale. Però dall'altra, siccome ormai la temperatura è già aumentata di 1 grado e per quanto noi si sia bravi a ridurre le emissioni, aumenterà almeno di 1 altro grado da qui al 2100, l'agricoltura deve anche attrezzarsi ed adattarsi a questa parte di cambiamento climatico ormai inevitabile. In Italia abbiamo avuto un aumento di temperatura di circa 1,5 gradi negli ultimi 200 anni. Sembra poco, ma è veramente tanto se pensate che 1,5 gradi corrisponde a circa 200 metri di innalzamento di fascia altitudinale. Se andiamo in montagna vuol dire che tutte le piante, i boschi, gli animali che stavano in una certa fascia oggi risalgono di circa 200 metri. E vuol dire avere meno neve in certe aree alpine o appenniniche d'inverno e quindi meno acqua disponibile per i nostri fiumi e quindi per l'irrigazione dell'agricoltura. I nostri ghiacciai si sono ridotti del 50% nell'ultimo secolo, anche questo vuol dire meno acqua per l'agricoltura, in particolare della pianura padana. Abbiamo un'espansione degli insetti nocivi all'agricoltura favorita proprio dall'aumento di temperatura, una stagione estiva più calda e più lunga, un minor gelo invernale e quindi i parassiti favoriti perché fanno più generazioni. 40-50 anni fa il gelo invernale più lungo e il periodo caldo più breve in estate limitava la proliferazione degli insetti dannosi che oggi invece hanno molto più tempo per devastare i nostri raccolti oppure per accogliere nuovi insetti che vengono trasportati dalla globalizzazione, che quando arrivano a casa nostra si trovano molto bene con un clima simile a quello delle aree di provenienza e proliferano. Un altro problema è quello dell'aumento dell'evaporazione connesso alle siccità e all'aumento di temperatura. Dopo il 2003 le estati italiane diventano tutte più calde rispetto alla media storica, soprattutto al nord, compresa la pianura padana. Per la prima volta nel 2017 a Forlì abbiamo toccato il valore più alto mai misurato in 200 anni nella pianura padana, che sono 43 gradi. Con queste temperature associate magari a un periodo di siccità, tutta l'agricoltura, se non ha la possibilità di irrigare, è sottoposta a un forte stress idrico e quindi perdita di raccolti. Questo è solo l'antipasto. È ovvio che rispetto al futuro tutti questi fenomeni sono destinati ad amplificarsi e a diventare più frequenti, più intensi e quello che è peggio, entreremo tra qualche decennio in un territorio assolutamente ignoto, non per la nostra civiltà, ma addirittura per la specie umana, in quanto da 200.000 anni a oggi la situazione che andiamo a costruire con l'aumento di CO2 non ha eguali nella storia della specie Homo sapiens. Slow Food fa due cose che sono estremamente importanti rispetto alle soluzioni del cambiamento climatico. Diffonde consapevolezza e la diffonde attraverso un canale che ha maggiori attenzioni rispetto ad altri comparti dell'informazione, che è il cibo. La gente, diciamo che quando si parla di cibo è un po' più reattiva, un po' più attenta, mentre quando si parla di scienza, e cambiamento climatico è prima di tutto scienza, spesso interessiamo delle fasce di persone molto più ristrette. Il secondo elemento vincente, direi, di Slow Food e la campagna per il clima è che proponiamo delle soluzioni praticabili attraverso due strade. Una è quella dei produttori, un'agricoltura più sostenibile,
che quindi riduca le emissioni alla fonte, e l'altra è quella dei consumatori, cioè consumatori più avveduti che scelgano un cibo che non abbia troppe responsabilità ambientali e climatiche, e se queste abitudini riescono a entrare nelle grandi masse è ovvio che possono contribuire in maniera pesante al miglioramento delle condizioni ambientali e alla riduzione dei cambiamenti climatici. Però ricordiamoci che non c'è solo il cibo, ci sono anche tanti altri settori, ci sono i trasporti, ci sono gli oggetti che compriamo e gli oggetti di consumo, c'è il problema legato ai rifiuti e c'è il problema dell'energia che usiamo nelle nostre case. Cioè, la sfida è far capire alle persone che è tutto connesso.